Buongiorno amici, se avete visto l'episodio precedente sapevate che eravamo a Vieste, ma siamo tornati. Ma comunque quel viaggio a Vieste non era soltanto un viaggio di piacere, ma anche per testare tutte quelle cose che abbiamo installato. Avete visto il video di installazione di pannelli solari, batterie a litio, inverter, frigo, eccetera eccetera. Comunque siamo tornati, ma fa troppo caldo, anche se non si direbbe dal cielo. Visto che fa tanto caldo, abbiamo deciso di andare a cercare un po' di fresco, non lontano da casa. Infatti andiamo al lago di Ledro. Si vede che ultimamente siamo abbonati agli acquazzoni estivi. Per andare al lago di Ledro, che da Brescia dista un'oretta e mezzo, potete prendere due strade. Una è la Gardesana che va lungo il lago di Garda, ma d'estate non ve la consiglio, oppure questa qua che abbiamo appena preso, che attraversa la Valsabbia e passa vicino al lago d'Idro. Stiamo attraversando Storo, che come la nostra Vedicciole sono conosciute per la polenta. Un po' di polenta con questo tempo ci starebbe. Sul lago di Ledro troviamo più fresco perché si trova a 600 metri sul livello del mare, quindi dobbiamo salire un po'. Siamo saliti e già abbiamo un bellissimo panorama alpino. Quando siamo partiti erano 35 gradi, ora 15. Ma visto che ormai si è fatto tardi, ci siamo fermati un attimo in un negozio Famiglia Cooperativa di Pieve, perché qua hanno una gastronomia incredibilmente buona, con i prezzi più che onesti. Quindi compriamo qualcosa per la cena. Cosa prendiamo? Visto il tempo si potrebbe prendere anche stinco. Finito di fare la spesa, andiamo a cercare un posticino tranquillo per la notte. E siamo riusciti a trovare un posto relativamente tranquillo. E visto che la temperatura è scesa di circa 20 gradi, noi per cena abbiamo lo stinco. Manca la polenta, non c'era. Ci vediamo domani. Abbiamo dormito qua a qualche centinaia di metri dal lago in un posto veramente tranquillo con vista sulle montagne. Ma ora scendiamo al lago e andiamo a fare un giro. Qui su Ledro difficilmente troverete dei cestini, dovete separare tutto. E c'è chi ha deciso di dormire proprio fronte al lago. Ma come abbiamo visto, qui non si potrebbe stare di giorno con il camper. Magari adesso ancora chiudono un occhio, ma più avanti nella stagione non credo proprio. Invece dove siamo adesso potete rimanere 24 su 24. E qua incomincia la spiaggia dei cani. E per molti questo è un posto molto importante. E qui tantissime case sono costruite rialzate dal suolo, vista la presenza del lago. Ma mi sembra giusto darvi anche alcune informazioni tecniche. Ci troviamo, come abbiamo già detto, sul lago di Ledro, che si trova nella provincia di Trento ed è un lago alpino glaciale e ci troviamo su circa 650 metri sul livello del mare. E questa è la principale ragione che durante il giorno avete una temperatura su 30 gradi, comunque abbastanza caldo, ma più che accettabile, e alla sera dovete coprirvi, ma coprirvi parecchio. Come vedete noi siamo comunque con le antivento e sono le 8:30. Ma il freddo del mattino è già passato, ma guardate che vista. Il giro del lago di Ledro è una piacevole passeggiata di 10 km, con solo un piccolo pezzo in salita che non lo noterete neanche. È finita la salitina, siamo nel bosco, in discesa in uno dei tratti più belli che ci siano.
Tutta la passeggiata intorno al lago è sistemata in modo impeccabile, come solo trentini sanno fare, senza offendere nessuno, Tutte le strade, tutti i sentieri sono fatti che sembra che esistevano da sempre in questo posto. Insomma, niente fuori luogo. Eh sì, è una ciclopedonale. Dovete vedere la spiaggia qua sotto, c'è un colore turchese indescrivibile e non siamo alle Caraibi. Ma chissà, magari vi porto a fare un giro in SUP. Noi siamo partiti dalla Valle del Pur e stiamo andando verso la Pieve, ma a noi questo percorso piace così tanto che tutte le volte quando siamo alla Valle del Pur, anche se non abbiamo proprio necessità di andare alla Pieve, lo facciamo, almeno andando a prendere un caffè. O anche due. E la Pieve incomincia a sbucare dietro l'angolo e qui troverete un paio di campeggi bei grandi e la regina sul trono. Ragazzi, l'Italia è troppo bella, anche se tra poco intraprenderemo un tour europeo, ma parleremo più avanti. Ragazzi, questa è arte del campeggio. Ma è arrivata anche l'ora della colazione. E buona colazione. Grazie. A me piacciono le tazzine. A me piacciono le brioche. Per quanto riguarda cappuccio e brioche, mi ritengo un esperto del settore e vi devo dire una cosa: il cappuccio, quando è fatto con Illy, anche se vogliono, non riescono a sbagliarlo. È incredibile questa cosa. E purtroppo non siamo sponsorizzati da Illy. Colazione è finita, si riparte. Certo, di giorno anche qua si riempie di gente, però è un pieno accettabile, mentre di sera, come per incanto, si svuota tutto. E ora abbiamo preso il sentiero dall'altra parte del lago che ci porta da Pieve a Molina passando per mezzo lago, che è un posticino molto interessante. Ma se ci credete o no, qui l'acqua è calda e non bisogna essere temerari per fare il bagno. Questo sentiero si trova direttamente sotto la strada, quindi è un po' più rumoroso, però per il compenso la vista non è niente male. Questa non la commento nemmeno. Stiamo arrivando a mezzo lago mentre noi siamo partiti da là. E il mezzo lago si trova ovviamente a mezzo lago e la passeggiata continua attraverso il paese, anche se è possibile farla direttamente lungo il lago, però sicuramente passare di qua merita. Ciao! E qui, oltre a trovare i dipinti sulle case, troverete anche numerose fotografie storiche che sono davvero interessantissime. Guardando queste foto vi renderete conto che il lago era parecchio diverso rispetto ad oggi. Ciao. E il gatto di mezzo lago. Ciao. Quando eravamo a Vieste non sapevo dove girarmi, quanto era bello. E qua è stessa cosa. A proposito di Vieste, vorrei raccontarvi due cose sul nostro impianto a litio e il frigo. Però, visto che abbiamo fatto in realtà soltanto 10 giorni di test, voglio lasciarlo per dopo. Diciamo, ci diamo un appuntamento nell'ultima settimana d'agosto, prima di settembre, e vi racconterò tutto nel dettaglio. Ci sediamo un po'. Come dicevo, il video su quanto siamo contenti con il nostro nuovo impianto uscirà fine agosto, inizio settembre, anche perché ora segue il tour europeo e avremo la possibilità di testarlo ancora più a fondo.
Se avete visto il nostro video sulla strada del Ponale, vi abbiamo fatto vedere la centrale idroelettrica che si trova nel Riva del Garda. Qua potete vedere anche il grafico di tutto il percorso dove hanno scavato la roccia. E stiamo di nuovo scendendo lungo il lago. E il giro del lago non è mica unico percorso che potete fare qui, ce ne sono tantissimi, da quelli più semplici a quelli molto impegnati. Ma guarda che colore d'acqua assurdo! Questa volta ci siamo venuti qua per stare solo un paio di giorni, ma prossima volta staremo magari qualche giorno in più e vi faremo vedere altre cose molto interessanti. Ma c'è anche un perché ci fermiamo soltanto un paio di giorni, perché dobbiamo tornare indietro e dare una giustatina al nostro impianto, dopodiché partiremo. Ma prima di raccontarvi dove andremo vi do un consiglio: se venite qua e fate un giro del lago e lo fate nel senso orario, per esempio, provate a farlo la prossima volta in senso antiorario, troverete un paesaggio completamente diverso. E queste sono le spiaggette dove potete mettervi. E qui troviamo un altro campeggio con moltissimi contenuti per i bambini, compresa la piscina con i scivoli. In Trentino i campeggi per le famiglie sono molto popolari. Per voi sono passati pochi minuti, ma per noi no, quindi è il tempo di un altro caffè. E gli appassionati potranno trovare lassù una panchina gigante, una salitina bella ripida, però vista merita. E come potete vedere la spiaggia si è un po' riempita. E siamo arrivati alla Molina di Ledro. E qui abbiamo il museo delle palafitte. Potreste riprendere il lago in continuazione, proprio in continuazione. E dopo il Ledro abbiamo intenzione di andare in montagna. Non abbiamo ancora deciso dove, ma probabilmente qui sulle Dolomiti. E in seguito si parte per il tour europeo. Partiamo verso Svizzera e Germania per finire in Danimarca. Ma dopo Danimarca, che abbiamo intenzione di girare tutta, andremo in Croazia. Dopo dovremo fare un giro in SUP. Ma visto che questo tour rischia di durare 1 mese e mezzo, 2 mesi, e noi nel frattempo dovremo anche lavorare, non credo che saremo in grado di far uscire tanti video durante il mese di agosto, ma in compenso avremo un sacco di materiale da settembre in poi. E ormai abbiamo completato il nostro giro del lago e stiamo arrivando al Pur. Tornati. Ora andiamo a vedere com'è l'acqua. Andiamo? Andiamo, però ci sono i pesci. Vediamo i pesci? Andiamo a fare un giretto con il SUP. Ma che bravi! Ciao bello!
Allora dobbiamo fare una piccola operazione di salvataggio. C'è un ragno che lo porto con me da mezzo lago, quando mi sono accorto che non c'avevo cuore di farlo fuori, quindi lo lasciamo su una pianta, basta che non mi lasci io sulla pianta. È sceso e si è anche nascosto. Il SAP riesce a darvi una tranquillità che è difficile da descrivere, ma veramente difficile. Mi sembra sempre che sono nel Darfur. E con questo video vi salutiamo fino ai primi di settembre, ma nel frattempo noi andiamo a raccogliere materiale per tanti nuovi video. Se questo video vi è piaciuto lasciateci un like, iscrivetevi al canale. Per qualsiasi informazione o solo per salutarci scriveteci nei commenti. Oppure venite a trovarci sulla nostra pagina Instagram. A presto! Ciao!